Ricordatevi che esistono un sacco di persone schifose al mondo e sono quelle a cui non piacciono gli AC/DC, quindi occhio. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone nel dodicesimo perché è un anno esatto che stiamo facendo il Diamoci un tono. Nel 12° episodio il tema, come avete visto anche dal titolo, sono gli AC/DC o ACDC o ACDC. Malcolm, Angus Young, avete deciso voi e io sono super curioso. Come al solito, dopo aver ascoltato i vostri suonati, faccio la stessa identica cosa anch'io con la mia chitarra storica e, visto che l'altra volta vi è piaciuto un sacco, ho ordinato da Musical Store 2005 un amplificatore, non vi dico qual è, e lo indovinate qui sotto nei commenti. L'altra volta non avete indovinato in tanti, a parte qualcuno che ha barato, palese. Copia e incolla dell'amplificatore con il codice sul sito, sono capaci tutti di farlo. Quindi, prima di cliccare il link in descrizione per sapere la risposta, arrivate in fondo e ascoltate i miei suoni, e poi indovinate. E poi, se volete, cliccate il link. Ok, ora tocca a voi, primo partecipante. Ciao Ale, ciao amici di Shape Your Tones. Shape Your Tones. Per la chitarra di Angus ho utilizzato la mia Epiphone Les Paul Classic, la stessa che ho utilizzato per la puntata tema Van Halen, mentre per la chitarra di Malcolm Ibanez semiacustica e invece per il basso il mio Epiphone Thunderbird. Direttamente nella mia Kickstomp XL. Allora, i 3 amp che ho usato sono un Marshall GTM 45 Bright Channel per Angus, per Malcolm un Marshall Super Lead 100 Normal Channel e invece per Cliff un Ampeg SVT4 Pro. Ok, dall'attrezzatura che hai usato hai fatto praticamente tutto tranne la batteria e la voce. Se hai fatto la voce anche tu lo voglio scoprire subito e quindi play. Però prima devo mettere la cuffia. Vai! Aspetta però, perché tu hai fatto la cosa giusta, hai pannato le chitarre, hai messo Angus a sinistra e Malcolm a destra, devo mettere tutte e due le cuffie per sentirla. Allora, ho tolto una cuffia per sentire solo il suono a sinistra, che dovrebbe essere quello di Angus, ed è tanta roba. Questo suono mi ricorda tantissimo il suono che ho fatto in un video vecchissimo del canale, proprio sul suono degli AC/DC. E me lo ricorda sia il suono che sento, ma anche gli amplificatori che mi hai detto di aver impostato in HX Stomp. Vabbè, se hai seguito quel tutorial, il suono è bellissimo per forza. No, è proprio veramente un bel suono, amalgamato, le due chitarre hanno due suoni diversi, si sentono, lavorano benissimo insieme, quindi è perfetto per gli AC/DC. Il suono del basso sinceramente non lo sento. Comunque per adesso la cosa che mi piace di più è la Les Paul insieme alla maglia di Ralph. Adesso voglio sentire da solo però. È bellissimo questo suono, si sente proprio che non hai esagerato con il gain, che è, diciamo, il trucchettino per fare il suono degli AC/DC nel modo giusto, e invece di esagerare con il gain dell'amplificatore ci dai dentro di brutto con la mano destra, quindi perfetto. Mi piace un sacco il suono della ritmica mentre suoni da solo, è veramente giusto. Il riferimento al disco originale di Back in Black è palese, quindi è un suono che si discosta tantissimo dal sound live degli AC/DC, ma ci sta perché gli AC/DC stessi dal vivo hanno usato suoni completamente diversi in base agli anni. I live più recenti hanno dei suoni molto più aggressivi, mentre i live un pochino più vecchi hanno dei sound un pochino più simili ai dischi. Tanta roba.
Ciao Ale, complimenti per il tuo bellissimo canale. Questo straordinario pezzo degli AC/DC ho utilizzato provocatoriamente una Telecaster perché penso che sia una macchina da rock and roll eccezionale. Non è una Fender Telecaster, è una Suhr Telecaster e credo che rispetto alla Telecaster tradizionale abbia un suono leggermente più rotondo per via del circuito di noise suppression dei pick-up. Per quanto riguarda il processamento del suono ho utilizzato una Boss GT1000 prendendo una simulazione di Marshall e giocando un pochettino sui toni. Per il solo ho utilizzato semplicemente un booster. Non ho messo nessun effetto di ritardo, non ho riverbero o altro, tranne aggiungere in fase di produzione con Reaper un filino di riverbero per rendere il tutto un pochettino più arioso. Allora, già il titolo del file mi piace un sacco perché Can You Play an Angus Solo with a Telly? Bellissimo. Mi ricorda un sacco quello che ho fatto io da Henning. Se non l'avete visto vi lascio qui sopra il video perché ho fatto gli ZZ Top on a Strat. Tradotto, ho fatto gli ZZ Top su una Strato style, male. Poi in generale le chitarre che sono così storiche ma portate nel moderno come le Suhr mi piacciono un sacco, voglio sentirle. Bellissimo, mi piace un sacco anche il tuo playing, tantissimo, mi piace un sacco tutto, tranne una cosa, ma te la dico dopo. Sono stato distratto da quello che c'è in televisione dietro, perché c'è uno su una scala che è caduto. Quello è palesemente YouTube e nessuno sta guardando un mio video. Non mi piace questa cosa e quindi che brutto suono. No, scherzo, il suono è bellissimo e tu ci stai mettendo l'intenzione giusta, soprattutto. Ti stai divertendo a suonare? Che bello. Bellissimo, Suhr Telecaster approvata. Ciao Ale, ciao ragazzi. In questo primo video vi mostro come ho creato un suono per suonare una canzone che personalmente mi manda fuori di testa, ovvero Ruota Rosy. Qui posso cambiare delle impostazioni di base del suono per averlo di vari tipi. Io l'ho messo su Crunch perché è quello che si avvicina di più è al Marshall. Luce verde significa che è un suono più aperto. Dato che non posso suonare a livelli troppo alti, il gain l'ho messo abbastanza alto per avere un suono più spinto, 8 su 10. Le frequenze basse al minimo, perché questo amplificatore punta molto sulle frequenze basse e il suono per Ruota Rosy non deve essere troppo gonfio. Mid alte a 9 e le alte invece a 8, 8,5. Chum volume al massimo. Come chitarra utilizzerò la mia Tokai SG. Giusto perché non puoi suonare a volumi troppo alti, mettiamo il volume del canale al massimo. Comunque quella Tokai SG mi incuriosisce un sacco. Vai. Allora, sono stato spaesato un attimo da quei cambi di inquadratura che non mi aspettavo, però poi quando ho iniziato a suonare, giuro, mi ricordi com'ero io a 14 anni nel mio salotto. Ero esattamente così, un SG nera addosso e correvo, vabbè correvo, tu non corri, neanche io correvo, però facevo così come stavi facendo tu. Peccato solo una cosa. Il suono che sento sembra tanto ambientale, è perfetto, il sound che hai ricreato è giusto per quello che stai suonando. Peccato solo che non sia registrato come si deve. Questo suono registrato come si deve in una scheda audio su un software sul PC avrebbe reso tantissimo. Che già rende così, però sarebbe stato ancora meglio. Adesso però chi se ne frega di queste cose, voglio sentirlo ancora perché mi piace. Con
questa canzone si potrebbe continuare all'infinito. Bellissima, l'hai suonata benissimo, il suono è bellissimo, peccato solo quella cosina. Che bello vedere persone che mi ricordano come ero io a 14 anni. Tra l'altro dopo nel video vedrete la mia chitarra di quando avevo 14 anni, l'ho sistemata apposta per questo video. Ci ho provato, almeno. Ho fatto giusto le cose che servivano per renderla suonabile. Non ho modificato niente, è tutta originale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video approfondito, dove la prendiamo, la svuotiamo, la smontiamo, la facciamo diventare la chitarra più bella del mondo. Quindi la facciamo diventare una Les Paul. Ok, passiamo al prossimo. In questo caso non ho un video di presentazione sul suono, ma ho solo una lista di cose scritte. Vediamo. Per ricreare il suono degli AC/DC ho usato solo due cose. Una Gibson Les Paul Standard nera del 1992, ce l'ho anch'io, quindi super, e un Line 6 HX Stomp con la simulazione Marshall, un altro che ha guardato il mio video. Vabbè, con questa attrezzatura io i suoni che si possono tirare fuori lo so, e quindi mi aspetto il massimo. Cioè, fammi capire, io vado in Germania 4 giorni, succede una roba del genere e tu non mi dici niente? Io non lo so. Vabbè, a sto punto sentiamola, perché comunque il suono era bello. Ma poi, prima di questa cosa non suonava lei, non suonava. Cioè io vado via, lascio a casa la mia ragazza da sola per 4 giorni, succede questo. Impara a suonare, suona gli AC/DC, li suona meglio di me, con i suoni più belli dei miei. Più belli dei miei, se ha usato il mio HX Stomp, ha usato i miei suoni, quindi sono belli. Però io il riverbero su questo suono non ce l'ho, quindi ce l'hai messo tu, ti ho beccata. Ah, pure il ritornello hai fatto, pure il ritornello. Cosa ti dico? La prossima volta che vieni da me suoniamo insieme, tu suoni, io suono, suoniamo tutti insieme e basta. Vabbè, però la Les Paul la uso io. Allora, il segnale parte dalla mia SG standard. Per entrare in questo pedale, che è lo Shuffler replica, ovvero la versione a pedale del trasmettitore wireless compressore che Angus Young utilizzò a partire dalla fine degli anni 70 e che diede al suo suono una particolare colorazione, rendendo ancora più potente e granitico un suono che già era molto potente. Anche autografato da un certo Steve Vai, so chi sia. Quanto riguarda l'amplificatore, c'è una testata Blackstar HT50 alla quale ho collegato nel Send Return un Pure Boost della Moer con gain sullo 0, settato su 0, e con le manopole di volume, bassi e alti, regolate secondo il mio gusto uditivo. Il tutto va a finire nella Moer G200, dalla quale sfrutto una simulazione di cassa che non va in conflitto con la simulazione di cassa già presente nella testata. Il tutto va a finire nel mio iPad per la ripresa finale. Allora, rig di registrazione un sacco interessante, perché tutta questa attrezzatura che finisce poi nella G200 e poi nell'iPad è la prima volta che lo vedo. Ok, è fattibile, l'hai dimostrato, e sembra anche un sistema abbastanza comodo. Comunque sono super curioso di sentire quel pedale all'opera, quindi vai. Allora, non so se è perché hai suonato uno degli ultimi brani usciti degli AC/DC, infatti è tratto dall'ultimo disco, Power Up. Secondo me, bello, voi fatemelo sapere qui sotto. Ma comunque il sound che hai trovato tu è molto simile al loro sound recente, quello del disco e quello dei live. Bellissimo. Allora, sei fan degli AC/DC? Si capisce dal Funko Pop, dal disco
che si vede lì dietro, dalla chitarra che stai usando, la saetta sui pantaloni, e quindi già sei bravissimo, perché sei fan degli AC/DC, come me, bravissimo, a posto. L'unica cosa che avrei rivisto qui è forse il mix e quindi i livelli della tua chitarra e della base, ma capisco anche che con il sistema di registrazione che hai usato non è così immediato da fare. E comunque mi ha sorpreso anche che hai utilizzato una simulazione di cassa su un segnale che aveva già un'altra simulazione di cassa. Ok, siamo d'accordo, quella del Blackstar HT50 non è la simulazione di cassa più bella della vita, però c'è. Bellissimo, mi è piaciuto un sacco il tuo suono e sai cosa? Mi hai dato anche una bella ispirazione, perché adesso voglio cercare di replicare questo suono anche con il mio amplificatore, che non è quello che userò in questo video. Infatti, ora tocca a me, il suono lo farò con l'amplificatore misterioso che vi ho detto all'inizio del video. Quindi ascoltate i suoni, cercate di indovinare qui sotto nei commenti e solo dopo cliccate il link e scoprite la soluzione. Come sempre, mentre li ascoltate, ricordatevi che esistono un sacco di persone schifose al mondo e sono quelle a cui non piacciono gli AC/DC, quindi occhio. Come al solito, mentre ascoltate i miei suoni, vi chiedo di lasciare un bel like al video e iscrivervi al canale se vi è piaciuto, e soprattutto di dirmi qui sotto nei commenti qual è stato il vostro partecipante preferito, e se il partecipante preferito sono io. Non dite la mia ragazza, perché vabbè, comunque adesso è il momento dei miei suoni, li faccio anche con lei, sì, come vi ho detto prima l'ho risistemata, godeteveli. Allora, momento triste del video. Non vi ho detto niente all'inizio del video perché sennò sareste stati tristi durante il video e non va bene. Però sappiate che il Diamoci un tono si prende una pausa. Lo abbiamo fatto per un anno intero, vi lascio qui la playlist completa con tutti e 12 gli episodi, quindi guardateli e poi fatemi sapere nei commenti dei vari video qual è il vostro preferito. Però per adesso, stop. A parte che, raga, cioè, ditemelo che ho un pezzo di biscotto sulla maglia. Comunque ho in mente un sacco di progetti, a partire dal portale dei videocorsi. Ci sono già un sacco di corsi, ne arriveranno altri, io vi lascio per adesso quello che c'è qui sotto in descrizione, ma sappiate che sta per essere aggiornato, quindi tenetelo d'occhio. Tenetelo. E ovviamente un sacco di nuovi video che stanno per arrivare che aiuto. E sapete che se vi dico aiuto, aiuto.